Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. Oggi vi dimostro come realizzare questi bellissimi guanti. Sono molto facili da realizzare e sono abbinati allo scaldacollo che ho pubblicato la settimana scorsa. Per chi non l'ha visto, eccolo qui. Come potete vedere, ho ripreso il punto dello scaldacollo e ho realizzato i guanti. Ho scelto un modello senza dita in modo tale da mantenere la mano calda ma avere le dita libere e poterle usare tranquillamente. Ho realizzato un polsino abbastanza elastico, come potete vedere non si vedono cuciture, e ho ripreso lo stesso punto nella parte del pollice per allungarlo e non lasciarlo scoperto. Nel corso del video vi darò tutte le misure, così se avete una mano più piccola della mia o comunque lo dovete adattare ad altre misure, non avete problemi. Lo stesso discorso vale anche per la lana. Se decidete di usarne una diversa, non vi preoccupate, in quanto vi do le misure non siete obbligati ad usare questa lana, visto che essendo sfumata i guantini sono venuti di due colori diversi e magari non a tutti piace questo abbinamento. Prima di lasciarvi alla spiegazione vi invito ad iscrivervi gratuitamente al mio canale. Non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e lasciate un bel like per aiutarmi a crescere. Grazie mille e buon lavoro! Ecco l'occorrente per il progetto di oggi. Un gomitolo di lana merino oro della marca Tre Sfere. Ho scelto la variante multicolor rosa, è una lana molto soffice, è composta al 25% di lana merino e 75% di acrilico, pesa 100 grammi ed è lunga 400 metri. Io con un gomitolo sono riuscita a realizzare lo scaldacollo e i guanti. Un uncinetto numero 4, un marcapunto ed infine un metro da sarta. Prendo il filato, prendo un uncinetto numero 4, realizzo un cappio, inserisco l'uncinetto, tiro bene il filo e carico 15 catenelle. Queste catenelle corrispondono all'altezza che voglio dare al polsino. Se lo volete realizzare più lungo o più corto rispetto a me, vi consiglio di aumentare o diminuire il numero di catenelle. O comunque se utilizzate una lana diversa, regolatevi con la vostra lana. Io sono arrivata ad un'altezza di 7 cm, adesso carico una catenella, salto la catenella appena lavorata e ripasso tutta la catenella a punto basso. Quindi se ho caricato 15 catenelle dovrò avere in totale 15 punti bassi. Per chi ha difficoltà a riconoscere il punto iniziale, vi consiglio di mettere un marcapunto. Come potete vedere ho lavorato 15 punti bassi. Adesso faccio una catenella, giro il lavoro e
come potete vedere ho un punto basso formato da 2 asoline, entro nell'asolina di dietro e lavoro un punto basso. Rivesto tutta la riga lavorando a punto basso in costa indietro. Quindi il punto successivo sottostante formato da 2 asoline, entro nell'asolina di dietro e lavoro un punto basso. Prendo l'asolina di dietro e lavoro un punto basso. Ripeto questo passaggio per tutta la riga. Mi raccomando, se prima avevo 15 punti bassi, anche adesso mi dovrò ritrovare con 15 punti bassi. Anche l'ultimo punto lo devo lavorare in costa indietro. Ho terminato la riga, adesso catenella e giro il lavoro. Anche questa riga dovrà essere lavorata a punto basso in costa indietro. Quindi ho il punto basso, mi raccomando usate sempre il marcapunto se trovate difficoltà, mettetelo anche alla fine se trovate difficoltà. Ho il punto successivo, prendo soltanto l'asolina di dietro e lavoro punto basso. Adesso, prima di continuare a lavorare tutta la riga, vi spiego come dovrete procedere con il lavoro. Praticamente dovrete lavorare tutte le righe a costa indietro, quindi completate la riga, catenella, girate il lavoro e fate una riga in costa indietro. Completate la riga, catenella, girate il lavoro, completate la riga in costa indietro e continuate così fino ad arrivare all'altezza che vi serve per il vostro polsino. Come vi dovete regolare è molto semplice. Prendete la misura del vostro polso Nel mio caso ho un polso che misura 18 centimetri. Siccome il punto è molto elastico, realizzerò un polsino alto 17 centimetri, quindi 1 centimetro in meno rispetto alla larghezza del mio polso. Quindi, se per voi va bene questa misura, regolatevi con le mie misure. Se invece avete un polso più piccolo o più grande, dovete semplicemente sottrarre 1 centimetro alla vostra misura. Quindi io adesso continuo a lavorare il polsino fino ad arrivare ad un'altezza di 17 centimetri. Mi raccomando, dovete lavorare ogni giro punto su punto a punto basso in costa indietro e ci rivediamo direttamente quando sono arrivata all'altezza da me desiderata. Come potete vedere ho lavorato i 17 centimetri del polsino. Adesso ve lo misuro così. Sono arrivata a 17 centimetri. Ho lavorato ben 48 giri di punto basso in costa indietro. In totale il mio polsino sarà alto 7 centimetri e lungo, scusate, 17 centimetri. Adesso piego il polsino a metà e procedo con la cucitura. Allora allargo un pochino l'asolina
sfilo l'uncinetto, entro nel primo punto dalla parte opposta, rientro con l'uncinetto all'interno della solina, stringo bene il filo e la faccio passare attraverso il punto. In questo modo ho già bloccato il polsino. Inizia a prendere una forma rotonda. Adesso sistemo bene il polsino in modo tale da avere tutti i punti in corrispondenza. Entro nel punto successivo, lo prendo intero, entro nel punto corrispondente, prendo intero anche questo, dovrò avere 5 asoline sull'uncinetto e chiudo il tutto con un punto basso. Quindi entro nel punto successivo, entro nel punto corrispondente, chiudo le prime 4 asoline, rimangono 2 asoline sull'uncinetto, chiudo anche quelle e ecco qui che ho fatto la cucitura. Quindi continuo così cucendo il polsino a punto basso. Vi dico la verità, di solito io utilizzo il punto bassissimo per fare questo tipo di cucitura, ma in questo caso, avendo usato una lana sfumata, si notava e ho preferito cucire a punto basso. Quindi entro nel punto, prendo il punto corrispondente e chiudo il tutto con un punto basso. Mi raccomando, non saltate questo punto finale, anche questo va cucito. Ecco qui, ho completato la cucitura. Adesso la sistemo e come potete vedere non si nota niente. Sembra che la cucitura faccia parte del lavoro. Nella parte interna anche non c'è un rilievo, niente, quindi non dà fastidio. Allora adesso devo ripassare tutto il polsino a punto basso per crearmi la base da dove partire per realizzare il motivo. Quindi cosa devo fare? Sistemo il filo iniziale in modo tale da nasconderlo, faccio una catenella, entro nel punto successivo, praticamente devo entrare sotto il punto basso che mi si presenta e lavoro un punto basso. Adesso, come potete vedere, il punto successivo è formato da questo buchetto. Io entro all'interno del buchetto e lavoro un punto basso. Adesso ho di nuovo la riga in rilievo, quindi entro sotto l'ultimo punto basso lavorato e lavoro un punto basso. Si presenta il buchetto, lavoro un punto basso in questo buchetto. Adesso si presenta la parte in rilievo, lavoro un punto basso entrando sotto l'ultimo punto basso lavorato nella riga.
Continuo così per tutto il giro e se io ho lavorato 48 righe dovrò avere 48 punti bassi. Come potete vedere ho lavorato il penultimo punto, adesso devo lavorare l'ultimo punto. È sempre in corrispondenza del buchino, ma in questo caso è molto ristretto in quanto prima ho applicato la cucitura, quindi fate attenzione a non saltarlo. Una volta lavorato il punto basso, salto la catenella con cui mi sono rialzata, entro nel primo punto basso lavorato e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Allora, come potete vedere, ho ripreso tutto il polsino. Adesso, facendo attenzione a considerare una volta sola la parte dove ho chiuso il giro, conto quanti punti bassi ho lavorato. Se in totale ho 48 punti bassi, vuol dire che ho fatto tutto correttamente, quindi non ho saltato nessun punto. Ok, ho lavorato 48 punti bassi, quindi il mio lavoro è giusto. Come potete vedere, il polsino calza perfettamente, non è né largo né stretto, perché se lo tiro, vedete, è molto elastico. Come potete notare, adesso la mano si allarga, quindi io dovrò fare alcuni aumenti perché altrimenti mi sta stretto il guanto. Come regolarsi su quanti aumenti fare? Molto facile. Il motivo ha un multiplo di 13, quindi io dovrò avere un numero di punti bassi divisibile per 13. 48 diviso 13 viene un numero con la virgola, quindi devo fare un numero tale di aumenti per arrivare ad un numero divisibile per 13. Nel mio caso bastano 4 aumenti, in quanto 48 più 4 fa 52, 52 diviso 13 vengono ben 4 motivi. Quindi voi regolatevi in base alle vostre misure. Mi alzo con una catenella, lavoro per ogni punto basso che mi si presenta 11 punti bassi, vi starete chiedendo perché 11 punti bassi, perché ho preso i 48 punti, li ho divisi per 4 che è il numero di aumenti che mi servono e in questo modo ho scoperto che ogni 12 punti devo fare
un aumento, quindi lavoro 11 punti bassi e nel 12° punto andrò a lavorare un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Come potete vedere sono arrivata al 12° punto, quindi rientro in questo punto e lavoro un secondo punto basso ed ecco qui che ho fatto il mio primo aumento. Adesso lavoro 11 punti bassi e nel 12° punto andrò a fare un aumento. Quindi se voi state seguendo le mie misure e usate una lana simile o uguale alla mia e vi ritrovate con la mia stessa situazione, potete seguire il mio esempio e quindi fare lo stesso numero di aumenti e lo stesso numero di punti bassi e aumenti. Se invece avete un numero diverso di punti o dovete fare un numero diverso di aumenti, regolatevi come vi ho spiegato. Ossia, se per esempio voi avete fatto 46 righe anziché 48, quindi per arrivare al numero divisibile per 13 dovrete aumentare di 6 punti, dovrete fare 46 diviso i 6 aumenti e in base al numero che vi viene vi regolate per fare gli aumenti. Se viene un numero con la virgola, io vi consiglio di distribuirli nel modo più preciso possibile, ossia magari ogni 5, 4, basta che avete 6 aumenti. Come potete vedere io sono arrivata alla fine, ho lavorato il mio ultimo aumento, quindi adesso mi trovo con 52 punti, entro nel primo punto basso e chiudo il giro con un punto bassissimo. In questo modo ho sia ottenuto il multiplo che mi serve e ho allargato anche il lavoro a seconda della mano. Adesso mi alzo con una catenella, rientro nel punto dove ho chiuso il giro e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e lo segno per ricordarmi che qui inizia il nuovo giro. Adesso che lavoro questo giro si allargherà ancora di più il guanto, quindi non vi preoccupate, vi dovreste trovare bene con le vostre misure. Adesso nel punto successivo ho lavorato un mezzo punto alto, nel punto successivo lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un mezzo punto alto. Nel punto successivo lavoro un punto basso. In questo modo ho formato una ondina. Adesso lavoro 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salto 7 punti bassi sottostanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entro nell'ottavo e lavoro un punto basso. Come vedete rimane una catenella vagante e adesso andrò a ripetere l'ondina iniziale, quindi nel punto successivo entro e lavoro mezzo punto alto, carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto, nel punto successivo un punto alto, nel punto successivo mezzo punto alto e nel punto successivo un punto basso. Adesso completo il giro ripetendo sempre questa
passaggio, quindi 7 catenelle, salto i 7 punti bassi sottostanti, entro nell'ottavo e comincio l'ondina, quindi punto basso, mezzo punto alto, un punto alto, un punto alto, mezzo punto alto e un punto basso e ricomincio. Adesso mi trovo alla fine, ho lavorato le 7 catenelle, salto i 7 punti bassi sottostanti e chiudo il giro nel primo punto basso lavorato con un punto bassissimo. Ecco qui, ho completato il giro. Ho alternato un'ondina alle 7 catenelle vaganti. Adesso inizio il nuovo giro, quindi mi alzo con una catenella, carico il filo sull'uncinetto e nel punto basso dove ho chiuso il giro vado a lavorare un punto puff. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto, tiro bene il filo, carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso punto, esco, tiro il filo, carico il filo sull'uncinetto, rientro nel punto, esco, tiro il filo, chiudo le prime 6 asoline. Di solito il primo punto è quello un pochino più complicato, chiudo le ultime 2 asoline ed ecco qui il punto puff. Vale sempre lo stesso discorso. Se avete difficoltà a riconoscere l'inizio del giro, vi consiglio di mettere un marcapunto. Adesso lavoro una catenella e nel punto successivo, quindi nel mezzo punto alto sottostante, lavoro un punto puff. Mi raccomando, quando allungate il filo, allungatelo bene perché altrimenti trovate difficoltà nel lavorare il punto puff. Catenella e nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella e nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella e nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella e nel punto successivo lavoro un punto puff. In totale ho lavorato 6 punti puff separati da una catenella. Adesso lavoro una catenella, salto la catenella vagante e nel giro sottostante, quindi quello dove ho fatto le ondine, conto 1, 2, 3 punti bassi, entro nel quarto e lavoro un punto basso. Mi raccomando, quando lavorate il punto basso dovete includere anche la catenella vagante. Ecco qui. Adesso lavoro 1, 2, 3 catenelle
rientro nello stesso punto e lavoro un punto basso. In questo modo ho formato un archetto. Adesso lavoro una catenella e ripeto l'archetto di punti puff separati da una catenella. Quindi catenella, entro nel punto basso sottostante e lavoro un punto puff. Catenella, entro nel punto successivo, 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 punto puff. Catenella, entro nel punto successivo e lavoro un punto puff. In totale devo lavorare 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti puff. Adesso ripeto l'archetto che ho fatto prima, quindi catenella, salto 1, 2, 3 punti bassi, entro nel quarto punto basso e lavoro un punto basso, 3 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro un punto basso. Adesso faccio una catenella e continuo sempre nello stesso modo, quindi alterno un archetto di punti puff separati da una catenella ad un archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso.
Ho appena lavorato il mio ultimo punto buff, catenella, salto 1, 2, 3, entro nel quarto punto basso sottostante e lavoro un archetto formato da punto basso, sto litigando con il punto, ok, punto basso, 3 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro un punto basso. Adesso catenella e rientro nel primo punto buff lavorato e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Come potete vedere ho lavorato il primo motivo. Adesso devo lavorare il giro di archetto separato da 7 catenelle e come per lo scaldacollo lo devo lavorare dal rovescio del lavoro, quindi giro il lavoro, entro nell'archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro 1, 2, 3 catenelle, prendo un marcapunto e segno la terza catenella. Carico il filo sull'uncinetto e rientrando sempre nell'archetto dove ho lavorato le 3 catenelle lavoro 5 punti alti, 2, 3, 4 e 5. Quindi ho lavorato 5 punti alti e 3 catenelle iniziali che sostituiscono un punto alto, quindi in totale ho 6 punti alti ed ho formato l'archetto. Adesso lavoro 7 catenelle, salto l'archetto di punti buff sottostante, carico il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso e vado a lavorare 6 punti alti, tutti nello stesso archetto logicamente. Come potete vedere ho lavorato un archetto di 6 punti alti, adesso non mi resta che completare il giro alternando 7 catenelle vaganti all'archetto di 6 punti alti lavorato nell'archetto sottostante formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso. Questo giro è molto facile e anche molto veloce da fare. Come potete vedere ho lavorato l'ultimo archetto di 6 punti alti, adesso lavoro 7 catenelle, tolgo il marcapunto, entro nella terza catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo. Il giro è terminato. Vi ricordo
che questo giro si lavora da rovescio, quindi adesso giro il lavoro, mi ritrovo sulla dritta, cammino lungo la catenella vagante con 3 punti bassissimi, 1, 2, 3. Adesso salto 3 punti puff ed entro tra il terzo e il quarto punto puff e lavoro un punto basso. Mi raccomando, quando lavorate il punto basso dovete bloccare anche la catenella vagante. Adesso lavoro 1, 2, 3 catenelle, rientro nello stesso punto tra il terzo e il quarto punto puff e lavoro un punto basso. Catenella e carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto dell'archetto e lavoro un punto puff. Catenella e nel punto successivo, quindi il secondo punto alto dell'archetto, lavoro un punto puff, catenella, nel punto successivo 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 punto puff, catenella. Come vedete ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti puff. Adesso salto 3 punti puff sottostanti e lavoro un archetto, quindi punto basso, 3 catenelle e punto basso. Mi raccomando, dovete bloccare anche la catenella vagante. Adesso catenella e ricomincio a lavorare l'archetto di punti puff separato da una catenella. Questo giro è molto facile in quanto dovrete semplicemente alternare l'archetto di punti puff separato da una catenella con l'archetto di punto basso, 3 catenelle, punto basso lavorato tra il terzo e il quarto punto puff dell'archetto sottostante. Ok, sto lavorando l'ultimo punto puff. Adesso catenella, mi ritrovo al punto di inizio, quindi dove ho lavorato l'archetto formato da punto basso, 3 catenelle, punto basso, entro nel primo punto basso e chiudo il giro con un punto bassissimo.
Io non avevo messo il marcapunto, ma se voi trovate difficoltà a riconoscere il punto di inizio, vi consiglio di metterlo. Allora, adesso vi dico con questi giri a che altezza sono arrivata. Sono arrivata ad un'altezza di 4 cm. Ancora è troppo poco per raggiungere la parte dove devo lavorare la separazione del pollice, quindi continuo a lavorare così. Adesso giro il lavoro, anzi, scusatemi, prima entro nell'archetto formato da punto basso, 3 catenelle, punto basso e cammino con un punto bassissimo. Adesso giro il lavoro in modo tale da trovarmi dal rovescio, lavoro 1, 2, 3 catenelle, prendo il marcapunto e segno la terza catenella. Queste catenelle sostituiscono la prima maglia alta da lavorare nell'archetto. Adesso lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, salto l'archetto formato dai punti puff, carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare 6 punti alti all'interno dell'archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso. Allora, questo giro è molto facile in quanto una volta finito l'archetto formato da 6 punti alti, devo ripetere le 7 catenelle, entrare nell'archetto successivo e lavorare altri 6 punti alti. Quindi continuo così per tutto il giro e vi faccio vedere come chiudere il lavoro. Allora, ho lavorato le ultime 7 catenelle e adesso mi ritrovo a dover lavorare nell'archetto dove mi trovo le 3 catenelle iniziali, quindi entro all'interno dell'archetto e vado a lavorare 5 punti alti, in quanto il sesto punto corrisponde alle 3 catenelle iniziali. 3, 4 e 5. Adesso tolgo il marcapunto e chiudo il giro nella terza catenella con un punto bassissimo. Quando togliete il marcapunto vi consiglio di tenere il conto delle 3 catenelle in modo tale da non sbagliarvi. Ok, il giro è terminato. Adesso giro il lavoro in modo tale da avere la dritta davanti a me e vado a lavorare il giro di punti puff. Quindi cosa devo fare? Rientro anzi catenella, carico il filo sull'uncinetto e rientro nel punto dove ho chiuso il giro, quindi dove ci sono le 3 catenelle,
e lavoro un punto puff. Questo primo punto è sempre un pochino difficile da lavorare. Vi consiglio sempre di mettere il marcapunto se avete difficoltà, catenella e nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella nel punto successivo, punto puff. Catenella, punto successivo, punto puff. Catenella, punto successivo, punto puff. Catenella, punto successivo, punto puff. In totale dovete sempre lavorare 6 punti puff separati da una catenella. Catenella, salto 1, 2, 3 punti puff, dal terzo al quarto punto entro e lavoro un archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso. Adesso catenella e ricomincio con l'archetto formato dai 6 punti puff separati da una catenella. Continuo così per tutto il giro. Ok, ho lavorato l'ultimo archetto di punti puff separati da una catenella, adesso non mi resta altro che chiudere il giro, quindi punto catenella, salto 3 punti puff, entro dal terzo al quarto, lavoro un archetto formato da punto basso, 3 catenelle, punto basso. Mi raccomando, dovete sempre includere anche la catenella vagante, catenella, entro nel primo punto puff lavorato e chiudo il giro con un punto bassissimo. Ok, adesso ho lavorato già 3 righe di motivo. Un motivo si calcola
considerando sia l'andata che il ritorno, e sono arrivata ad un'altezza di, considerate sempre il punto più alto, sono arrivata ad un'altezza di 5 cm. Io ho bisogno di un'altezza di circa 7-8 cm, quindi devo arrivare a questo punto e continuo a lavorare alternando i giri che vi ho fatto vedere con le diverse chiusure e inizio giro fino ad arrivare all'altezza da me desiderata. Per la lana che sto usando dovrò lavorare altri due giri di motivo. Adesso continuo e ci rivediamo quando sono arrivata all'altezza da me desiderata. Allora, come potete vedere, ho lavorato 1, 2, 3, 4 e 5 motivi. Sono arrivata ad un'altezza totale di 8 cm, 7 cm e mezzo per la precisione. Prima di farvi vedere come continuare, misuro il guantino e vi faccio vedere. Vedete? Praticamente sono quasi arrivata al punto in cui devo separare il pollice. Il pollice comprende un archetto di punti puff. Quindi adesso riprendo l'uncinetto, siccome adesso ho lavorato dalla dritta, giro il lavoro in modo tale da avere il rovescio, scusatemi, davanti a me, in quanto devo lavorare il giro di archetto e catenella vagante. Quindi entro nell'archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso e lavoro un punto bassissimo. Adesso giro il lavoro 1, 2, 3 catenelle, segno la terza catenella con un marcapunto, lavoro 7 catenelle, salto l'archetto formato dai punti puff, entro in quello formato da punto basso, 3 catenelle, punto basso e lavoro 6 punti alti. Praticamente sto facendo il solito giro di archetto di 6 punti alti e 7 catenelle, quindi 7 catenelle, salto l'archetto di punti puff, nell'archetto successivo entro e lavoro 6 punti alti. Questo giro praticamente è sempre uguale a quelli lavorati fino adesso. Lavoro 7 catenelle, come potete vedere manca l'archetto dove ho lavorato le 3 catenelle iniziali, quindi entro al suo interno e lavoro 5 punti alti, tolgo il marcapunto, fate attenzione a non perdere il punto che avevamo marcato, e entro all'interno della terza catenella e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Ok, ho terminato il giro, adesso
giro il lavoro in modo tale da avere la dritta davanti a me e vi faccio vedere come lavorare questo giro in modo tale da ottenere il foro dove inserire il pollice. Allora, mi alzo con una catenella, carico il filo sull'uncinetto, rientro nella terza catenella dove ho chiuso il giro e lavoro un punto puff. Questo è sempre il punto più difficile da lavorare. Catenella, nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella e nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella, nel punto successivo punto puff. Catenella, punto successivo, punto puff. Catenella, punto successivo, punto puff. In totale devo lavorare 6 punti puff separati da una catenella. Catenella, salto 3 punti puff e lavoro un archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso. Catenella e ricomincio lavorando un archetto di 6 punti puff separati da una catenella. Sei punti puff, catenella, salto 3 punti puff e lavoro un archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso. Adesso catenella, archetto di 6 punti puff separati da una catenella. Catenella, salto 3 punti puff, punto basso 3 catenelle e punto basso nello stesso punto, catenella e lavoro un archetto di 6 punti puff separati da una catenella. Ok, ho terminato anche questo archetto, come potete vedere mi trovo alla fine del giro in quanto c'è il primo archetto con cui ho iniziato. Adesso devo formare il foro del pollice, quindi a differenza del resto del giro non entro nell'archetto di 3 punti puff, ma passo da sotto la catenella vagante e lavoro un punto basso, quindi catenella, passo sotto la catenella vagante e lavoro un punto basso. 1, 2, 3 catenelle, passo sotto
la catenella vagante e lavoro un punto basso. In questo modo ho formato l'archetto che, a differenza del resto del giro, non si aggancia nell'archetto dei punti puff ma sulla catenella vagante. Catenella, e adesso chiudo il giro con un punto bassissimo nel primo punto puff. Ecco qui, il giro è terminato. Ho formato il foro per infilare il dito pollice. Ecco qui il risultato una volta indossato. Quindi anche se state lavorando una taglia diversa dalla mia, vi consiglio sempre di saltare un archetto di 6 punti puff per creare il foro del pollice. Adesso ho terminato questa parte cruciale, quindi continuo a lavorare ripetendo sempre i soliti 4 giri con le solite chiusure e inizio giro, sempre lo stesso motivo, fino ad arrivare all'altezza che mi serve per coprire le dita. Io ho lavorato fino ad un'altezza di circa 6 cm e mezzo, 7. Se voi volete realizzare dei guanti un pochino più lunghi, basterà semplicemente aumentare il numero di giri che lavorate. Io adesso vi faccio rivedere come partire. Quindi entro all'interno, giro il lavoro ed entro all'interno dell'archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso, lavoro un punto bassissimo, mi alzo con 3 catenelle, marco la terza catenella. Adesso all'interno dello stesso archetto lavoro altri 5 punti alti che con le 3 catenelle iniziali corrispondono ad un totale di 6 punti alti. Ok, adesso lavoro 7 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, salto l'archetto di punti puff, entro in quello formato da punto basso, 3 catenelle, punto basso e lavoro 6 punti alti e continuo il giro alternando le 7 catenelle vaganti all'archetto di 6 punti alti. Quindi, come vi stavo dicendo prima, continuo a lavorare sempre gli stessi giri fino ad arrivare all'altezza di circa 6-7 cm. Io non vi farò vedere tutti i giri in quanto si ripete sempre la stessa cosa, quindi è inutile continuare a farvelo vedere. E ci rivediamo direttamente quando sono arrivata all'ultimo giro lavorato dal rovescio, in modo tale che lavoriamo insieme l'ultimo giro. Vi faccio vedere come chiudere il guantino. Quindi per questo giro lavoro le ultime 7 catenelle, tolgo il marcapunto, entro nella terza catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo. Io adesso continuo a lavorare il guantino e ci rivediamo quando devo lavorare l'ultimo giro. Potete vedere, sono arrivata al penultimo giro, quindi ho lavorato il giro
dal rovescio del lavoro formato da 6 punti alti e 7 catenelle vaganti. Adesso devo lavorare l'ultimo giro, che è quello di chiusura. Prima di farvi vedere come procedere, vi dico con precisione di quanto mi sono alzata: 6 centimetri, quindi considerando da dove ho separato il lavoro sono andata avanti per 6 centimetri. Allora, adesso mi trovo da rovescio, quindi giro il lavoro in modo tale da avere la dritta davanti a me, cammino lungo la catenella vagante con 3 punti bassissimi, 3, salto 1, 2 e 3 punti puff, entro tra il terzo e il quarto e lavoro un punto basso. Mi raccomando, dovete bloccare anche la catenella vagante. Adesso catenella, carico il filo sull'uncinetto e nel primo punto alto dell'archetto sottostante lavoro un punto puff. Prima di continuare inserisco un marcapunto nel primo punto basso che ho lavorato. Adesso catenella, carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella, 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 nel punto successivo lavoro un punto puff. In totale ho lavorato 6 punti puff separati da una catenella. Adesso catenella, salto 1, 2, 3 punti puff, entro tra il terzo e il quarto e lavoro un punto basso. Mi raccomando, non vi dimenticate di inserire anche la catenella vagante. In questo modo non creo l'archetto, catenella, entro nel punto successivo e lavoro un punto puff, catenella, punto puff, catenella, punto puff. Praticamente lavoro i soliti archi di punti puff separati dal catenella e invece di formare l'archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso, lavoro semplicemente un punto basso. Quindi il giro è molto facile. Catenella, salto i 3 punti puff, punto basso, catenella e ricomincio con l'archetto di 6 punti puff separati da una catenella. Quindi catenella, salto 3 punti puff, punto basso, catenella e lavoro l'archetto di 6 punti puff separati da una catenella.
Ho appena lavorato l'ultimo archetto di punti puff separati da una catenella. Adesso catenella, tolgo il marcapunto, entro nel punto basso e chiudo il giro con un punto bassissimo. Il mio guantino è terminato. Adesso faccio una catenella e taglio il filo, lasciandolo leggermente lungo in modo tale da poterlo nascondere con l'utilizzo di un ago oppure di un uncinetto più piccolo. Ecco qui il guantino è terminato. Come vedete il motivo è sempre lo stesso, l'ultimo giro ho semplicemente evitato di creare gli archetti in quanto non mi servono. Una volta indossato, ecco il risultato. Ripeto, se così lo trovate troppo corto, potete lavorare un altro giro. Adesso non rimane altro che andare a formare la parte del pollice. Prendo il filato e adesso non mi rimane che creare il foro del pollice. Allora, creo un cappio. Giro il guanto in modo tale da avere davanti a me l'archetto di punti puff. Vedete? L'archetto è formato da 6 punti puff, io entro tra il quinto e il sesto punto puff, quindi inserisco l'uncinetto nel cappietto, stringo bene tutto e lo faccio passare attraverso il punto. Adesso blocco il tutto con una catenella. In questo modo ho agganciato il filo al mio lavoro. Tiro bene il filo iniziale e adesso rientro nello stesso identico punto e carico il filo sull'uncinetto. Mi raccomando, nel frattempo inserite anche il filo iniziale così da nasconderlo. Adesso non chiudo il punto, ma mi aggancio nella maglia alta dove c'è il primo punto puff dell'archetto superiore, lo indosso così vi faccio vedere bene il punto. Vedete? Qui dove ho inserito il dito c'è un archetto, io mi devo agganciare a quell'archetto qui in modo tale da chiudere il tutto. Quindi mi si è scucito tutto, rifaccio. Ho detto rientro tra il quinto e il sesto punto puff, carico il filo sull'uncinetto, ho 2 asoline. Adesso entro nel punto dove vi ho fatto vedere, quindi dove c'è la maglia alta prima del primo punto puff dell'archetto, qui. Vedete? Quindi entro qui, carico il filo sull'uncinetto, ho ben 3 asoline, carico il filo sull'uncinetto e lo faccio passare attraverso le 3 asoline. Ecco qui che ho chiuso quel buco che rimaneva quando indossavo il guanto. Adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto basso. Adesso c'è l'archetto,
io entro all'interno dell'archetto e lavoro 2 punti bassi, 1, rientro nell'archetto, 2. Adesso entro sempre nello spazio tra la maglia alta e il primo punto puff, come ho fatto prima, nel punto in cui mi sono agganciata, e lavoro un punto basso. Ok? Adesso rientro nello stesso punto, carico il filo sull'uncinetto, quindi ho 2 asoline, salto tutta questa parte e rientro tra il primo e il secondo punto puff dell'archetto. Qui è più facile a farlo che a dirlo. Carico il filo, ho 3 asoline sull'uncinetto, carico il filo e chiudo le 3 asoline insieme. Adesso rientro nello stesso punto, lavoro un punto basso. Adesso entro nel punto puff e lavoro un punto basso. Entro tra il secondo e il terzo punto puff e lavoro un punto basso. Entro nel terzo punto puff e lavoro un punto basso. Entro tra il terzo e il quarto punto puff e lavoro un punto basso. Entro nel quarto punto puff, entro tra il quarto e il quinto punto puff, lavoro un punto basso, entro nel quinto punto puff e lavoro un punto basso. Adesso mi trovo dove mi sono agganciata all'inizio, entro quindi tra il quinto e il sesto punto puff, lavoro un punto basso e chiudo il giro con un punto bassissimo nel punto successivo. Ecco qui che ho ripreso il foro del dito pollice. Prima di andare avanti con la lavorazione vi consiglio di misurare il guanto. Se magari trovate stretto il contorno, vi consiglio di aggiungere qualche punto basso in più. Però in linea generale vi dovrebbe andare bene. Ok, adesso lo potreste lasciare anche così, ma io vi consiglio di allungarlo un pochino per coprire un po' di più il pollice. Quindi mi alzo con 4 catenelle in quanto voglio creare la parte del pollice non troppo alta, sarà all'incirca 1,5 cm, 2. Adesso lavoro una quinta catenella e torno indietro, salto quindi quest'ultima catenella e ripasso le 4 precedenti a punto basso. 1, 2, 3 e 4 punti bassi. Quest'ultimo punto può risultare un pochino più difficile da prendere. Ok, ho i 4 punti bassi. Adesso salto il punto in cui
ho chiuso il giro, quindi quello dove mi sono rialzata con le 4 catenelle, entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. In questo modo mi sono agganciata. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Devo tornare indietro, quindi giro il lavoro, salto i 2 punti bassissimi lavorati, entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto basso in costa indietro. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso in costa indietro. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso in costa indietro. Mi raccomando, dovete prendere soltanto la costina di dietro. Entro nel quarto punto e lavoro un punto basso, sempre in costa indietro. Quindi non faccio aumenti, non faccio diminuzioni, ma lavoro punto su punto. Ok? Adesso faccio una catenella, giro il lavoro e lavoro 4 punti bassi in costa indietro. 1, 2, 3 e 4. Non vi potete sbagliare perché inizio con 4 punti e devo finire con 4 punti. Quest'ultimo punto è sempre un pochino più difficile da prendere in quanto il punto si restringe e si fa un pochino di fatica. Ok, una volta fatto anche il quarto punto, salto il punto da dove sono partita, entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Adesso entro nel punto successivo, lavoro un punto bassissimo, giro il lavoro e torno indietro. Quindi mi raccomando, dovete saltare i 2 punti bassissimi, entrate nel primo punto basso disponibile e ripasso anche questi 4 punti sempre in punto basso in costa indietro. E 4. Il consiglio è sempre lo stesso: se avete difficoltà a riconoscere i punti, vi consiglio di mettere un marcapunto. Catenella, giro il lavoro e torno indietro, quindi lavoro 4 punti bassi in costa indietro, 1, 2, 3 e 4. Solidificando con il quarto punto, eccolo qua. E adesso, proprio come ho fatto prima, salto il punto da dove ho iniziato a lavorare, entro nel punto successivo e faccio un punto bassissimo. Entro nel punto successivo, lavoro un punto bassissimo, giro il lavoro e rilavoro 4 punti bassi in costa indietro. Praticamente devo rivestire tutto il pollice nel seguente modo. Continuo così fino ad arrivare all'ultimo punto dove vi faccio vedere come chiudere il tutto.
Ok, ho appena lavorato l'ultimo punto basso, adesso entro nel punto successivo a quello da dove sono partita e lavoro un punto bassissimo. Mi rimane da lavorare l'ultimo punto, quindi entro nel punto successivo, lavoro un punto bassissimo, giro il lavoro e ripasso i 4 punti bassi con 4 punti bassi lavorati in costa indietro. Mi raccomando, ricordatevi che i 2 punti bassissimi non vanno contati nella lavorazione. 2, 3 e 4. Adesso non ho più punti da lavorare, quindi non mi resta altro che cucire il tutto. Allora, devo ripetere lo stesso passaggio del polsino. Adesso allargo la solina, inserisco l'uncinetto nel primo punto basso, quello corrispondente a dove ho la solina allargata. Quindi inserisco l'uncinetto nella solina, stringo bene il tutto e la faccio passare attraverso il punto. In questo modo mi sono agganciata. Adesso entro nel punto successivo, lo prendo intero, mi raccomando, quindi devo avere 2 asoline sull'uncinetto. Entro nel punto corrispondente, anche questo lo prendo intero e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo, lo prendo intero il punto corrispondente e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo, lo prendo intero, prendo il punto corrispondente, sempre intero, e lavoro un punto bassissimo. Vi starete chiedendo come mai qui cucio a punto bassissimo, invece all'inizio il polsino l'ho fatto a punto basso. In questo caso uso il punto bassissimo perché il giro è tutto dello stesso colore e quindi non si vede la cucitura. Adesso ho fatto una catenella, taglio il filo lasciandolo abbastanza lungo, tiro e ho chiuso la lavorazione. Adesso faccio passare il filo dalla parte del rovescio e con l'aiuto di un uncinetto più piccolo di un ago vado a bloccare questo filo. Io adesso non ve lo faccio vedere perché già vi ho fatto vedere nei video precedenti come fare, quindi per non ripetere sempre la stessa cosa ve lo dico a voce. In questo modo il guantino è definitivamente finito, come potete vedere indossato ho questo risultato, non si vedono cuciture né quella sul pollice né quella sul polsino. Alla fine è venuto un lavoro molto bello, molto pulito, quindi adesso non mi resta altro che inserire questi 2 filetti e nello stesso identico modo lavorare anche l'altro guanto. Non c'è bisogno di fare una distinzione tra destra e sinistra in quanto il punto, come lo girate, è sempre dalla dritta. Quindi potete tranquillamente farlo nello stesso identico modo. Vedete? L'ho indossato sia sulla destra che sulla sinistra. Quindi mi metto al lavoro e ci rivediamo quando ho tutti e 2 i guanti disponibili. Ecco i guanti finiti. Come potete vedere
Il secondo guanto è totalmente diverso dal primo in quanto sono capitate delle tonalità di colore totalmente diverse, ma il procedimento è sempre lo stesso, infatti come potete vedere il punto è quello, il polsino è quello, non ci sono cuciture e il lavoro è pulito. Adesso li indosso tutti e due così potete vederli sulle mani. Spero tanto che il progetto vi sia piaciuto e in quel caso lasciate un like e spero di ricevere qualche foto dei vostri progetti terminati attraverso i miei canali social TikTok, Instagram e Pinterest. Io adesso vi saluto, ci vediamo la prossima volta con il nuovo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ciao!